Se ti piacciono i video su questo canale, iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato. Il Savoia Marchetti SM-84 fu un bombardiere e aereo silurante italiano della Seconda Guerra Mondiale. Era stato progettato per sostituire l'SM-79, da cui fu derivato e con cui condivideva molti particolari. Nonostante sia entrato in servizio con la Regia Aeronautica nel 1941, fu radiato prima dell'SM-79 e non lo sostituì mai completamente. Può ben dirsi che la storia del Savoia Marchetti SM-84, sin dalla genesi, sia stata complessa e sfortunata. Sul finire degli anni 30 l'S-79 denunciava palesi limiti operativi, tali da considerare di avvicendarlo con un velivolo dalle caratteristiche più evolute. Così già nel gennaio del 1938 la Regia Aeronautica, attraverso la Direzione Generale Costruzioni e Approvvigionamenti, proponeva un concorso per un bombardiere normale, capace di sviluppare una velocità di 530 km/h in quota, con un carico bellico di 1000 kg e assicurare un'autonomia di 2600 km. Anche nell'azienda CI si era fatta strada la stessa percezione, così l'ingegner Alessandro Marchetti e i suoi collaboratori cercarono di individuare i possibili margini di miglioramento per l'S-79. Così, nel febbraio del 1938, allestirono rapidamente una cellula, a cui venne attribuita la dicitura di Aereo 120. Fra le più importanti innovazioni apportate, l'aereo presentava la doppia deriva e l'adozione dei motori Fiat A74 RC38. Questo aereo fu portato in volo il 17 giugno e per la laboriosa messa a punto solo il 12 ottobre fu trasferito al centro sperimentale di Guidonia. Nel frattempo la direzione generale, con evidente sconcerto, riteneva di dover bocciare tutte le proposte presentate dalle diverse industrie per il bombardiere normale, tra esse anche il progetto della Savoia Marchetti. Dopo una bizzarra alternanza di sigle da attribuire a questo nuovo velivolo, si decise di identificarlo come S-84. Interessata ad accelerare la nascita del nuovo bombardiere e a dissipare ogni incertezza per recuperare il tempo perduto, nel settembre del 1939 la CI chiedeva alla Regia Aeronautica di poter utilizzare il 120, da tempo inoperoso a Furbara, di ottenere 3 nuovi motori Piaggio P11 e di prelevare le 3 eliche Piaggio montate sul 79 dei primati. In cambio sarebbe stato approntato il prototipo dell'SM-84 entro una quarantina di giorni e in caso di accettazione la produzione in serie del trimotore sarebbe partita da subito, con la consegna dei primi esemplari entro la primavera del 1940. Nel dicembre del 1939 venne emesso un ordinativo per 372 SM-84. Con il senno di poi la scelta di ordinare centinaia di esemplari di una macchina, il cui prototipo nella primavera del 40 era ancora in fase di allestimento a Vergiate, è da ritenersi fallimentare. Il prototipo con matricola militare 22395 volò per la prima volta il 5 giugno del 1940, portato in volo dal collaudatore Passaleva. La velocità era inferiore alle aspettative e toccava i 455 km/h e il gruppo motopropulsore già presentava i propri limiti: deficit di pressione di alimentazione e vibrazioni, malfunzionamento del correttore automatico, eccessiva temperatura al decollo e in fase di salita. La CI apportò delle modifiche e rivide l'impiego dei flabelli. Ingrandì le prese d'aria rettangolari situate all'apice di ogni motore, vennero applicate le ogive alle eliche e ristrette le carenature dei motori. Durante tutta l'estate del 1940, con l'esemplare numero 2, si svolsero le prove presso Guidonia e vennero al pettine molte altre deficienze, come la tendenza ad imbardare in decollo per l'effetto coppia delle eliche,
e la tendenza a cadere di muso in corto finale all'atto di ridurre potenza, fenomeno che costringeva i piloti a dover compiere atterraggi pericolosamente lunghi. Erano le chiare conseguenze di una certa pesantezza del velivolo rispetto al 79, legata al suo maggiore carico alare. L'apparecchio tuttavia risultava più stabile in volo livellato rispetto allo Sparviero, ma con l'aumentare della velocità la tela del rivestimento tendeva ad incresparsi, mentre si confermava la scarsa affidabilità dei motori. Intanto a Vergiate si procedeva con l'allestimento delle cellule della prima serie e a dicembre gli aerei erano pronti per compiere i voli officina. Il comandante Capelli, collaudatore della SIAE, effettuava il primo volo con il quarto e quinto esemplare alla vigilia del Natale del 1940. Il SIAE Savoia Marchetti SM-84 era un trimotore monoplano a struttura mista. L'ala bassa di legno in un sol pezzo, inizialmente simile a quella del 79, aveva una struttura trilongherone con rivestimento incompensato e tela verniciata. Nel realizzarla fu introdotta una specifica costruzione delle mazzette dei longheroni, utilizzando faggio migliorato costituito da pacchetti di lamelle, tra essi legati mediante una speciale resina, soluzione innovativa di brevetto SIAE che coglieva il duplice scopo di non ricorrere al costosissimo e introvabile spruce, ottimizzando al tempo stesso il coefficiente rapporto peso. Nel bordo d'entrata vi erano delle alette Handley Page con mensole interne diverse rispetto al 79. Gli alettoni e gli ipersostentatori lignei erano anch'essi ricoperti in compensato e tela verniciata. Con i velivoli della quinta serie veniva introdotto un leggero diedro positivo all'ala per migliorare la stabilità. In tale nuova configurazione l'aereo venne anche indicato come SM-84V. All'interno dell'ala erano alloggiati i serbatoi carburante. Erano 16, costruiti in lega leggera, autostagnanti con sistema semape, per una capienza complessiva di 3.220 litri. La fusoliera era in traliccio di tubi d'acciaio saldati all'autogeno. Grazie all'adozione di diagonalature a cappa rovescia veniva accresciuta la rigidità torsionale e flessionale senza avere un incremento di peso. Rispetto al 79 essa si presentava suddivisa in due parti sovrapposte e separate, quella superiore destinata all'equipaggio, agli apparati e alle armi difensive, la sottostante che ospitava l'intero compartimento bombe. Il rivestimento era diversificato, in lega leggera la parte inferiore, in tela rinforzata ai due lati e in compensato la parte superiore. Al fine di estendere l'autonomia era prevista la possibilità di alloggiare, applicate ai lati destro e sinistro della fusoliera, due serbatoi supplementari della capienza di litri 355 e 415. Inoltre nella versione silurante era possibile sistemare un terzo serbatoio supplementare da ben 2500 litri nel compartimento bombiero. I piani di coda bideriva erano in legno ricoperti in compensato e tela. Le parti mobili invece erano con struttura metallica rivestita con tela. Il carrello era retrattile mediante rotazione all'indietro, attuata da circuito idraulico ed era a parziale scomparsa all'interno delle gondole motori, mentre il ruotino di coda, orientabile, non era retrattile. Gli ammortizzatori oleo-pneumatici risultavano di totale riprogettazione SIAE rispetto al 79. Il gruppo motopropulsore era costituito da 3 motori a doppia stella a 14 cilindri raffreddati ad aria, Piaggio P11 RC40 da 1000 cavalli, poi Piaggio 11 bis, che azionavano 3 eliche metalliche tripala a passo variabile in volo mediante comando idraulico, complete di dispositivo per la messa in bandiera. La cabina di pilotaggio era a 2 posti affiancati su seggiolini scorrevoli con volantini in Electron, con comando di sgancio siluro. Subito dietro vi erano i sedili per il motorista e operatore radiotelegrafista. Nella versione bis furono introdotte alcune innovazioni, quali l'adattamento di servocomandi mediante apparecchiature idrauliche, il tettuccio trasparente sganciabile in ogni situazione d'emergenza, il parabrezza originale a 3 segmenti sostituito dal frangivento centrale ad elementi prismatici scatolati centrali e laterali. La strumentazione era analoga a quella dell'S-79, arricchita dai comandi di regolazione dei parametri di lancio del siluro. Inferiormente alla cabina piloti vi era alloggiato il puntatore, sistemato in una semigondola retrattile in lega leggera. A disposizione del puntatore
vi era il traguardo di puntamento tipo Iozza U3 e il comando di sgancio delle bombe. L'impianto elettrico era alimentato da un doppio generatore GR1200 connesso ai motori e servito anche da 2 batterie da 12 volts. Oltre alle classiche luci di posizione esterne, i fari d'atterraggio, uno per semiala, erano fissi e posizionati entro il bordo d'entrata. Gli apparati radio ricevente e trasmittente erano gli AR8 e AR320 Ter. Il radiogoniometro adottato era il RGM37, completato da impianto interfonico A40 e interbordo B30. Gli apparati fotoplanimetrici alloggiati nella parte terminale della fusoliera erano di vario tipo: AGR90, AGR61, AL30. Mentre il panoramico APR-87 era sistemato a metà fusoliera sul lato destro. L'armamento offensivo in base all'impiego come silurante o bombardiere poteva essere costituito da un siluro agganciato sotto l'ala al lato sinistro della fusoliera, mentre nella configurazione bombardiere il vano bombe con chiusura inferiore a saracinesca poteva alloggiare diverse combinazioni di ordigni, tutti sistemati orizzontalmente. Era previsto anche il montaggio di una spezzoniera in Electron. Vi era anche la possibilità di agganciare carichi esterni in travetti subalari. L'armamento difensivo era costituito da mitragliatrici Scotti Isotta Fraschini del calibro di 12,7 mm ciascuna, con dotazione di 350 colpi. 2 armi brandeggiabili per la difesa laterale sparavano attraverso ampi portelli rettangolari, un'arma alloggiata nella gondola inferiore e un'arma per la copertura del settore superiore e caudale, sistemata in torretta girevole Lanciani Delta E, azionata a mano con 360 gradi di libertà. Il Savoia Marchetti S84 aveva un'apertura alare di 21,13 metri, era lungo 17,93, era alto 4,59. La superficie alare era di 61 metri quadrati, il peso a vuoto era di 8.847 kg, mentre quello massimo al decollo era di 13.288 kg. La velocità massima era di 432 km orari a 4.600 metri. La quota massima operativa era di 7.900 metri, mentre l'autonomia era di 1.830 km. L'equipaggio era composto da 5 persone. La consegna dei primi SM-84 ai reparti d'impiego iniziava dal 1941, con la significativa decisione dello Stato Maggiore di inviare un SM-84 al primo nucleo aerosiluranti di Gorizia per sottoporlo a valutazione nello specifico ruolo silurante. Il personale per il primo impiego del trimotore apparteneva al 41esimo gruppo autonomo bombardamento terrestre, squadriglie 204esima e 205esima, già armato su Kant Z-1007. Che dopo essersi addestrato al siluramento si radunò a Littoria per effettuare i passaggi sulla nuova macchina. In febbraio gli equipaggi andarono a prelevare gli 84 a Vergiate, cosicché il 41esimo diventava il primo reparto multiruolo della Regia Aeronautica, bombardamento e siluramento. In primavera il 36esimo Stormo divenne il primo reparto a trasformarsi nella nuova specialità aerosilurante e ad armarsi tutto su SM-84. Mentre altri gruppi stavano ancora ricevendo l'aereo, sia il 36esimo Stormo sia il 7° Stormo smisero di farlo volare nell'ottobre del 1942, poiché considerato non affidabile, mentre il 32esimo Stormo, entrando in azione contro obiettivi nordafricani, perse 20 velivoli e rientrò in Puglia per riorganizzarsi nel dicembre del 1942. Ben presto il 38esimo gruppo ebbe il nuovo SM-84 bis agli inizi del 1943. Quest'ultima versione fu consegnata all'8° Stormo, 27esimo e 28esimo gruppo. Tuttavia il declino era già iniziato. L'utilizzo del velivolo dell'8° Stormo per il rifornimento delle truppe in Nord Africa fu un fallimento. Nonostante avesse una velocità ben superiore a quella dell'SM-82, il carico utile dell'SM-84 era troppo esiguo. L'aereo fu gradualmente eliminato, sostituito dal Kant Z-1007 e persino dall'SM-79. Al 10 luglio 1943 il 43esimo Stormo in volo da Gioia del Colle in Puglia era l'unica unità operativa ancora in volo con l'SM-84.
Nel settembre del 1943, all'atto dell'armistizio, nonostante il quasi esaurimento delle unità bombardieri, c'erano ancora 150 SM-84 disponibili, di cui oltre 100 riparabili. Quasi tutti furono catturati dai tedeschi, sebbene fossero usati raramente. Alcuni, una decina, rimasero presso l'Aeronautica Nazionale Repubblicana, ma non furono utilizzati. 7 furono utilizzati dall'Aeronautica Cobelligerante Italiana come mezzi di trasporto. Poco dopo la fine della guerra, l'aereo fu gradualmente messo fuori servizio. All'ordine originale di 246 esemplari se ne aggiunsero altri per un totale di 309 effettivamente consegnati alla Regia Aeronautica in varie versioni. Nel complesso l'SM-84 fu un progetto fallito. Francesco Pricolo lo definì un aereo sbagliato, mentre Ettore Muti si lamentò nel 1941 della sua pessima manovrabilità in decollo. L'S-84 non è mai stato apprezzato dai suoi equipaggi e non è mai stato in grado di sostituire l'SM-79. Quando divenne disponibile la versione finale dello Sparviero, l'SM-79 bis, l'SM-84 fu ritirato. Nel ruolo da bombardiere era inferiore al Kantz 1007 Ter. Come aerosilurante andò anche peggio. Gli apparecchi destinati a questa specialità dovevano essere agili e veloci per colpire i loro bersagli. L'SM-84 era molto più pesante dell'SM-79 e quando divenne disponibile la versione finale dell'SM-79 con motori migliorati, ancora più leggero, con un carico alare inferiore e migliore rapporto peso-potenza, fu preferito all'SM-84. Nel 1943 l'aereo fece anche da sfondo al film Gente dell'aria con Gino Cervi, per la regia di Esodo Pratelli. Il film nasce da un'idea di Bruno Mussolini, pilota, figlio di Benito, morto nel 1941. Venne girato a Cinecittà nel 1942, con l'assistenza del Centro Fotocinematografico della Regia Aeronautica e rientra nel cosiddetto filone propagandistico.